Ragazzi, come direbbe Achille Lauro, ci son cascato di nuovo. Perché direte voi? L'SH300 sta per essere bombardato. Guardatelo lì, è sventrato, pronto a ricevere una cura ricostituente. Da chi? Da Malossi, che ci ha inviato tutto il catalogo possibile Malossi per l'SH300. Venite qui che ve lo faccio vedere. Dischi, filtro dell'olio, filtro aria, batteria più prestante, cam, questo è un gioiellino, centralina, il famoso multivar. Come non può esserci uno scarico dedicato. Iniziamo a montare il tutto. Pronti, iniziata la preparazione, siamo qui col General Manager di Tava Moto 2. Ci darei una mano in questo progetto a fare il carro SH300. Cosa andremo a fare? Questo sarà lo stage 1, diciamo. Quindi dalla serie ha completamente kittato Malossi. Andremo a installare tutto quello che Malossi fa per questo scooter. Partiremo da quello che sono i dischi freno, dischi e pastiglie, in modo tale da avere una migliore reazione e una migliore frenata. Passeremo per filtro aria e filtro olio, cam, variatore completo, frizione completa. Dopo avremo anche la centralina che ci permetterà di spostare i limitatori di giri, batteria, esclusore sonda landa, cinghia in Kevlar. Cambieremo lo scarico, verrà mantenuto il collettore originale, andremo a inserire il terminale fornitoci da Malossi. Cambieremo le sospensioni, il tutto lo concluderemo con un olio ad alte prestazioni. Come avete trovato i freni più che altro? Finiti. Non tanto, dai. No, diciamo che un cliente stradale normale un disco del genere lo fa in 8, 9, 10.000 km. Sono uno stronzo. Il motorino che ho dato a 1500 km, no? E mi sono scordato di fare il tagliando di 500. No, dei 1000. Vabbè dai, allora easy, io pensavo sì. Per Salvadori è easy. Ma tanto è come quando ti fai male al ginocchio, no? Tu dicono no, stai fermo, invece più lo muovi, poi più si smolla. Io che tu non sei Identico con i abituato, non sei motori. abituato a fare i rodaggi. L'ultimo tuo rodaggio con l'R1 l'ho dovuto fare io in autostrada, quindi. Vero. Milano-Misano, chi ricordi? Incredibile. Comunque, tornando a noi. Allora, disco, abbiamo visto che il diametro è lo stesso, abbiamo un taglio diverso del disco per un miglior scambio termico, pastiglia, che sicuramente è di un materiale un attimino più racing. Andiamo a installarli. Vamos! Come nuove, potevo anche non cambiarle sinceramente. Non so perché quando ero giovane, purtroppo quando si è giovane un po' si lancia Tu poi la avevi il stupidità carico. oltre l'ostacolo, Avevi il carico. esatto, avevo anche il casco che stringeva. E sul bagnato non è che si andava tranquilli, cioè ero abbastanza full gas, presa la rotaia, scivolato e mi sono fermato a una fermata dell'autobus, no? Sì. Con le vecchiettine che sono arrivate lì e mi hanno detto ma piove, dovresti stare più attento, perché non, quando ci sono queste situazioni non stai a casa oppure prendi appunto l'autobus come noi? Mi sono sentito la peggior schifezza sulla faccia della Diciamo terra. che secondo me era un campanello d'allarme sulla ditta demolizione. Pronti per il test al banco dove non scappa niente, o sbaglio, che è stato provato Di tutto. di tutto. E vi chiederete voi, ma non cambierà tanto solo con il variatore, la centralina? È vero, difatti questa è un'ottimizzazione del prodotto di serie. Siamo andati a cambiare tutti quei componenti che lavorano bene, ma potrebbero lavorare molto meglio con le cose di fino che sono state fatte da Malossi. E difatti è proprio così, molto più spunto, molta più accelerazione, soprattutto. E andiamo a vedere cosa cambia. Dall'originale. Andiamo a vedere cosa cambia dall'originale e soprattutto cosa succederà, secondo me. Avremo molti più giri, quindi molta più velocità. Dovremmo avere 2500 giri in più. Dove finiva quello, questo inizia. Faccio io che non sono capace, ma Qui non puoi cadere. qui non posso lanciare. Beh, non è vero. Qualcuno. No, se la lanci sul banco, io basta, Vai, prendo e vado a perfetto. casa. Quindi. Aspetta che quello
Bene, cosa ci dicono i dati? Io direi che il primo dato buono è che non abbia lanciato. Quindi 2500 giri in più, Sì. che si traducono in velocità massima 165 all'ora, 25 km/h in più. 165 all'ora rispetto a prima che faceva 140. Cioè praticamente dove si fermava prima si vede proprio il dato, adesso pronti via, un bel risultato, not bad at all. E la prossima volta diciamo che non c'è uno senza due, non c'è due senza tre. Abbiamo visto questi 165 all'ora, ma il sacro graal dei 200 potremmo... 200 è un ambizioso. Siamo o non siamo ambiziosi? Sì, signor capitano! Prima di tutto questo, con questa preparazione, non so se ve lo dico o glielo diciamo. Vi dico solo che sarà un video divertente. E chiudiamo qua. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Campanella, attivate la campanella, iscrivetevi, tutto quello che volete. Canale Instagram, vi via dicendo, anche i Tabamoto, mi raccomando, compagnia bella. Gas, e ci vediamo al prossimo video. Quando vedrete di nuovo SH, apritelo perché sarà il cinema totale.